Salve a tutti, ben trovati signori. Dunque, per chi non mi conosce ancora, io sono Ciro Cerullo. In questo nuovo video vedremo come risolvere alcuni problemi della cassetta di scarico del nostro water. Incominciamo a vedere come eliminare la perdita di acqua, che è un problema che si manifesta molto spesso. Quando abbiamo una grossa perdita di acqua dalla nostra cassetta di scarico, eccola qua, questa è la cassetta, al 90% la colpa è da attribuire alla guarnizione conica che invecchiandosi diventa molto dura o peggio ancora si può screpolare e quindi non riesce più a svolgere bene la sua funzione, che è quella di guarnizione di tenuta. Bene, detto questo, prima di ogni cosa andremo a chiudere il rubinetto dell'acqua che si trova vicino al galleggiante. Eccolo qua, questo è il rubinetto, ora andremo a chiuderlo in quanto dobbiamo togliere l'acqua dalla cassetta. Poi dobbiamo svuotare l'acqua. Io per comodità alzo il pistoncino come state vedendo adesso. Voi potete premere direttamente sul pulsante dello sciacquone. La guarnizione conica da rimuovere è questa qua. In genere per toglierla bisogna solo spingere con forza, ma alcune invece sono anche avvitate. In questo caso dobbiamo solo tirare e verrà via. Ecco, la guarnizione è stata tolta. Come avete visto è stato un gioco da ragazzi. In effetti la stina era infilata in questo buco ed è stato sufficiente solo tirare. Ora vi mostro la differenza tra la vecchia guarnizione, che è questa, e la nuova, che è quest'altra. C'è una netta differenza: la vecchia è indurita e screpolata, mentre la nuova è tutta un'altra storia. Guardate. Prima di installarla è consigliabile pulire bene la sede dove andrà a lavorare la nuova guarnizione. In questo modo siamo sicuri che non ci saranno perdite di acqua in futuro. Inoltre vi consiglio di mettere un po' d'olio in questo foro in modo da favorire l'innesto della guarnizione conica sulla stina del pistoncino pneumatico. Bene, adesso non ci resta che spingere ed è fatta. La posizione corretta della guarnizione conica una volta installata è questa che ora vi mostro in questa foto.
Un'altra causa che potrebbe determinare un'abbondante perdita di acqua potrebbe essere anche la mancanza di lubrificazione in questo pistoncino attuatore, il quale, non potendo ritornare indietro come dovrebbe, lascia defluire sempre acqua nel water. Ok, ora toglieremo questa clip per liberare l'asta del pistoncino. Ecco, questa è l'asta. Bene. Per sfilare il pistoncino ora dobbiamo rimuovere questo coperchio di plastica per accedere all'interno di questo cilindretto. Sfileremo il pistoncino e ci facciamo una bella lubrificata. Logicamente, prima di ogni cosa andremo a fare un po' di pulizia all'interno di questo cilindretto utilizzando un po' di carta assorbente per rimuovere il vecchio olio. La stessa cosa la faremo anche al pistoncino. Ecco, facciamo una bella pulita e poi ci metteremo un po' d'olio sopra al pistoncino ed anche all'interno del cilindretto. Per lubrificare vi consiglierei di mettere un po' di olio motore come sto facendo adesso. Se non avete questo tipo di olio in casa, allora ne potete prelevare un pochettino dal vostro motore, della vostra auto appunto, sfilando la stina per controllare il livello. Ne prendete un pochettino col dito e andrete a lubrificare il pistoncino. Vi sconsiglio assolutamente di utilizzare invece olio per cucinare in quanto non è adatto, perché nel tempo si addensa e vi bloccherà tutto. Ricordiamoci che quando andremo a reinstallare questo tappo, ecco, questo riferimento che ora vi sto indicando con la freccia gialla deve coincidere con il taglio che avremo sulla sommità del cilindretto. Ok, allora quel riferimento deve coincidere con questo taglio qua. Ora gli metto una freccia, eccola qua la freccia. Quindi quel riferimento deve coincidere con questo taglio. Ok, prima di procedere a farvi vedere qualche altra cosa, adesso facciamo una piccola prova per vedere se il pistoncino è libero di scorrere. Quindi allora che facciamo? Basta sollevarlo, lasciarlo cadere, se è tutto ok deve scendere fino giù senza fermarsi. Bene signori, procediamo oltre. Dunque questa volta ci occupiamo del pulsante dello sciacquone. Volevo dirvi che quando andremo a svitare questa ghiera dobbiamo fare attenzione che sotto c'è una molla, quindi quando svitiamo facciamo attenzione, dobbiamo mettere un po' di forza per controllare la molla che vorrebbe scappare via. Ok, fatto questo, ora non ci resta che effettuare una buona pulizia all'interno di questo pulsante rimuovendo tutto l'olio vecchio. Anche qua faremo come abbiamo fatto con il pistoncino della cassetta di scarico, ossia metteremo un po' di olio motore all'interno per lubrificare. Ok, una volta sistemato anche quest'altra parte del nostro dispositivo di scarico, ora andremo a fare un piccolo collaudo che consiste nel dare alcuni colpi sul pulsante. Se tutto va bene dovremo sentire il classico rumore che è tipico dello sciacquone. Ascoltate. Funziona bene il pistone. Un altro problema che ricorre molto spesso è la sostituzione del galleggiante nella nostra vaschetta. Ecco, quando andremo a vedere una perdita d'acqua in questo punto, allora vuol dire che non c'è nulla da fare, il galleggiante va sostituito in quanto si è rotto il rubinetto che contiene all'interno.
Anche qua faremo la stessa cosa, prima di intervenire dobbiamo chiudere l'acqua. Ora prendiamo una chiave numero 23 e la inseriamo nel corpo del galleggiante per tenerlo fermo. Poi prenderemo un'altra chiave, la 18, e andremo a svitare questo raccordo filettato. Ora vi metto una freccia, ecco qua, questo è il raccordo filettato che dobbiamo svitare. Allora ripeto, con la 23 teniamo fermo il corpo del galleggiante e con la 18 andremo a svitare il raccordo filettato. Bene, fatto questo, ora per rimuovere il galleggiante dobbiamo svitare questo dato da 19 che vi sto mostrando. Quindi prenderemo la chiave da 19 e andremo a svitare. Logicamente con l'altra chiave, la numero 23, teniamo sempre fermo, ben fermo, il corpo del galleggiante. Come avete visto è stato un gioco da ragazzi togliere il vecchio galleggiante. Il nuovo galleggiante già ci viene venduto corredato del tubicino di scarico dell'acqua. Ecco qua, questo è il tubicino, noi dobbiamo solo sfilarlo e inserirlo in questo punto qua. Ecco qua. Nel kit troveremo anche le guarnizioni di tenuta. Infine troveremo sempre nel kit anche la sfera del galleggiante. Ecco, questa è la sfera, per installarla dobbiamo soltanto avvitarla. Vi raccomando di fare soltanto 4-5 giri, altrimenti si potrebbe sfondare e quindi il galleggiante non potrebbe funzionare. Allora, tutto questo qua a Napoli ho speso soltanto 3,50 €. Per rimontare tutto dobbiamo fare solo la procedura inversa, molto semplice. Vi raccomando di non stringere molto questo dato che fa da fermo, in quanto potremmo spaccare la nostra vaschetta di scarico. Il nostro galleggiante è stato installato, ora dobbiamo aprire il rubinetto e l'acqua dovrebbe defluire dal tubicino in modo regolare. Infatti ora abbiamo la possibilità di stabilire la quantità di acqua che si dovrà accumulare nella nostra vaschetta. La regolazione del livello avviene agendo sul braccio del galleggiante, eccolo qua. Quindi questo è il braccio, noi dovremo piegarlo un poco fin quando il livello non arriverà nel punto desiderato. Ora vi faccio una dimostrazione pratica di come deve essere piegato il braccio del galleggiante. Ecco, noterete che entrambi i galleggianti che vi sto mostrando sono nuovi. Sto modificando uno per farvi vedere la differenza. Se guardate, quello di sotto è ancora integro, quello di sopra invece è stato modificato.
Dunque voi questa regolazione la dovete fare quando il galleggiante è installato, perché solo in questo modo riusciamo a capire il livello dell'acqua che si deve accumulare all'interno della vaschetta. Questo dovrebbe essere il livello da raggiungere all'interno della vaschetta. Carissimi amici, vi invito a fare molta attenzione a non superare mai il livello massimo dell'acqua all'interno della vaschetta. Vi ho messo una freccia ed una linea tratteggiante gialla per indicarvi il punto critico che non va mai superato. Infatti, da questo disegno noterete che se superassimo il livello massimo indicato dalla linea lampeggiante gialla, l'acqua defluirebbe sempre nel nostro water, con la conseguenza di avere un enorme dispendio idrico. Se non riuscite a svitare il vostro pulsante, vi consiglio di avvolgere un po' di nastro isolante intorno ad esso per proteggerlo, in modo da poter usare una chiave stringitubo per fare forza senza aggraffiarlo. Per eliminare le incrostazioni di calcare che si sono formate a causa di una perdita di acqua molto prolungata come queste che vi sto mostrando adesso, vi consiglio allora di utilizzare un po' di acido muriatico che troverete in vendita in qualsiasi negozio di detersivi. Beh, logicamente stiamo parlando di un prodotto veramente molto tossico, quindi vi invito per piacere a utilizzare guanti e occhiali di protezione. Noterete che dopo il trattamento con l'acido muriatico il nostro water è uscito come se fosse nuovo, ogni residuo di calcare è stato spazzato via. Anche la perdita di acqua è stata eliminata, come noterete, perché abbiamo fatto un ottimo lavoro. L'ultimo consiglio che vorrei darvi è di fare tutto quello che vi ho mostrato in questo video anche nel secondo bagno se lo avete in casa. Io per esempio ne possiedo 3 di bagni in quanto ho una villetta a 3 livelli, un bagno per ogni livello, quindi ho fatto il trattamento a tutte e 3 e ora posso stare col pensiero tranquillo per oltre 4-5 anni. Ok signori, siamo quasi arrivati al termine di questo video. Probabilmente per qualcuno ho condiviso un argomento molto semplice, per qualcun altro addirittura banale, ma il mio amico 17enne Nazario Lamanna mi ha chiesto dei consigli in merito e io ho pensato bene di produrre un video sull'argomento.
Anzi, ne approfitto e colgo l'occasione per salutare Nazario e tutta la sua bellissima città di Foggia. Ciao Nazario, saluti da Napoli. Bene signori, anche questa volta siamo arrivati alla fine. Spero che avete gradito ciò che vi ho mostrato e questo me lo potete dimostrare soltanto mettendo un mi piace a questo video ed iscrivendovi anche al mio canale. Beh, allora ci vediamo alla prossima, vi auguro tante belle cose e vi faccio tanti saluti da Napoli. Ciao a tutti!